Si possono creare gli aminoacidi in laboratorio? Una persona nella storia ci ha provato e questi sono stati i risultati. Assalamu alaikum, io sono Karim. Quando si parla dell'origine della vita sulla Terra, molti ti parlano dell'esperimento di Miller e lo utilizzano come prova che si può passare dalla materia inorganica alla materia organica. L'esperimento di Miller, fatto nel 1953, dimostrerebbe, secondo alcuni, che si può passare dalla materia inorganica alla materia organica. Miller nel suo esperimento tentò di riprodurre il brodo primordiale o l'atmosfera primordiale in cui le prime molecole di vita si sarebbero formate. Che cosa ha fatto Miller? Ha utilizzato una serie di gas, un miscuglio di gas fra cui l'ammoniaca, il metano, l'idrogeno e il vapore acqueo, e siccome questi componenti non reagiscono fra di loro spontaneamente, ha dovuto utilizzare l'elettricità per farli reagire fra di loro e formare gli aminoacidi. Fece bollire il tutto per una settimana a 100 gradi e dopo una settimana si stupì che tre dei 20 aminoacidi esistenti si erano formati, e questo, inutile dirlo, provocò grande eccitazione e grande euforia fra gli evoluzionisti, tant'è che riviste scientifiche hanno intitolato l'esperimento come la vita in provetta, oppure Miller che crea la vita, e altri titoli euforici di questo tipo. Tuttavia, occorre dirlo, l'euforia è destinata a durare molto poco, perché l'esperimento che ha fatto Miller è completamente sbagliato e non è assolutamente realistico per una serie di motivi che adesso illustreremo. 1. L'ambiente atmosferico non è per niente realistico. L'ambiente atmosferico primordiale che Miller ha tentato di stimolare nel suo esperimento non era affatto realistico. Negli anni 80 gli scienziati hanno convenuto che in questo ambiente artificiale si sarebbero dovuti utilizzare azoto, anidride carbonica invece del metano e dell'ammoniaca. Dopo qualche anno di silenzio, anche lo stesso Miller ha confessato che l'ambiente atmosferico da lui utilizzato nel suo esperimento non era affatto realistico. Allora perché Miller ha insistito così tanto su questi gas? La risposta è chiara: lui, essendo un chimico, sapeva benissimo che senza l'ammoniaca è impossibile sintetizzare nessun aminoacido. Ne parla anche Kevin McKeon in un articolo pubblicato sulla rivista Discover. Miller e Urey hanno imitato l'antica atmosfera sulla Terra con una miscela di metano e ammoniaca. Secondo loro la Terra era un vero miscuglio omogeneo di metallo, roccia e ghiaccio. Tuttavia negli ultimi studi si è capito che la Terra era molto calda a quel tempo e che era composta da nichel e ferro. Pertanto l'atmosfera chimica di quel tempo avrebbe dovuto essere formata principalmente da azoto, anidride carbonica e vapore acqueo. Tuttavia questi non sono appropriati come metano e ammoniaca per la produzione di molecole organiche. Gli scienziati americani Ferris e Chen hanno ripetuto l'esperimento di Miller con un ambiente atmosferico che conteneva anidride carbonica, idrogeno, azoto e vapore acqueo, e non sono stati in grado di ottenere neanche un aminoacido. 2. Miller ha utilizzato la trappola fredda, ossia ha isolato gli aminoacidi appena si erano formati, e questo non è assolutamente giustificabile in quanto nella natura non esiste un meccanismo di questo tipo. Se non l'avesse fatto, le condizioni dell'ambiente in cui gli aminoacidi si sarebbero formati avrebbe immediatamente distrutto queste molecole. Senza dubbio questo tipo di meccanismo consapevole di isolamento non poteva esistere nella Terra primordiale. Senza un tale meccanismo, anche se si fossero ottenuti gli aminoacidi, sarebbero stati immediatamente distrutti.
Il chimico Richard Bliss esprime questa contraddizione asserendo: in realtà senza questa trappola i prodotti chimici sarebbero stati distrutti dalla fonte di energia. E in effetti nei suoi esperimenti precedenti Miller non era stato in grado di produrre neanche un singolo aminoacido utilizzando gli stessi materiali, senza però il meccanismo della trappola fredda. 3. Nell'atmosfera primordiale vi era l'ossigeno, invece Miller ha dovuto per forza togliere l'ossigeno, perché se ci fosse stato l'ossigeno il tutto sarebbe scoppiato, in quanto l'ossigeno, sappiamo, con il metano esploderebbe. Ma gli scienziati sono tutti d'accordo, e ci sono anche le riviste scientifiche che lo dicono, che nell'atmosfera primordiale l'ossigeno era presente, per cui l'intero esperimento di Miller salta in aria. Che c'era abbastanza ossigeno da distruggere tutti gli aminoacidi presenti nell'atmosfera in cui si pensava si fossero formati. Questo fatto, trascurato da Miller, perché Miller ha eliminato l'ossigeno dalla scena senza giustificazione, invece è stato rivelato dalle tracce di ferro ossidato e uranio che si trovano in rocce che si stima abbiano 3,5 miliardi di anni. Ci sono altri risultati che mostrano che la quantità di ossigeno nell'atmosfera primordiale a quel tempo era molto più alto di quanto gli evoluzionisti originariamente affermavano. Gli studi dimostrano anche che in quel momento la quantità di radiazioni ultraviolette a cui la Terra è stata sottoposta era di 10.000 volte superiore a quella delle stime degli evoluzionisti. Questa intensa radiazione avrebbe inevitabilmente liberato l'ossigeno, decomponendo il vapore acqueo e l'anidride carbonica nell'atmosfera. Questa situazione nega completamente l'esperimento di Miller, in cui l'ossigeno fu completamente trascurato. Se nell'esperimento si fosse utilizzato l'ossigeno, il metano sarebbe decomposto in anidride carbonica. Dall'altra parte, in un ambiente dove non c'è ossigeno, non ci sarebbe nemmeno lo strato di ozono, quindi gli aminoacidi sarebbero stati distrutti immediatamente, poiché sarebbero stati esposti a raggi ultravioletti molto intensi e violenti, senza la protezione dello strato di ozono. In altre parole, con o senza ossigeno nel mondo primordiale, il risultato sarebbe stato mortale per gli aminoacidi, quindi il risultato non cambia, sia che ci sia ossigeno che non ci sia ossigeno, gli aminoacidi non potevano esistere. 4. L'ambiente creato dall'esperimento era nocivo per gli aminoacidi. Se anche si fossero creati gli aminoacidi, fossero rimasti lì con gli altri componenti che sono venuti a creare, gli aminoacidi non sarebbero potuti esistere. Alla fine dell'esperimento di Miller, molti acidi si sono formati con caratteristiche nocive per la struttura e la funzione degli esseri viventi. Se gli aminoacidi non fossero stati isolati e fossero stati lasciati dentro lo stesso ambiente con quelle sostanze chimiche, li avrebbe inevitabilmente distrutte o trasformate in altri composti chimici. Inoltre si è formato un gran numero di aminoacidi destrugiri alla fine dell'esperimento. L'esistenza di questi aminoacidi confuta la teoria anche nei suoi stessi termini, poiché gli aminoacidi destrugiri non può funzionare nella composizione degli esseri viventi, poiché ricordiamo che gli esseri viventi sono fatti solamente di aminoacidi levogiri, e quelli destrogiri sono invece nocive per gli esseri viventi. Le circostanze in cui si sono formati gli aminoacidi nell'esperimento di Miller non sono adatte alla vita. Tutti questi fatti indicano una verità ferma: l'esperimento di Miller non può dimostrare che gli esseri viventi siano formati per caso in condizioni primordiali simili a quelli della Terra. Oggi l'esperimento di Miller non è tenuto in considerazione neppure dagli scienziati evoluzionisti stessi. Nel febbraio 1998 la rivista scientifica evoluzionista Earth ha pubblicato un articolo intitolato Life's Crucible, il crogiolo della vita, in cui è
in cui sono state espresse le seguenti considerazioni. I geologi credono ora che l'atmosfera primordiale consista soprattutto in biossido di carbonio e azoto, gas meno reattivi di quelli utilizzati in esperimento del 1953. Anche se l'atmosfera di Miller fosse esistita, come sarebbe stato possibile che le molecole semplici come gli aminoacidi subissero trasformazioni chimiche necessarie a convertirle in composti assai più complicati o polimeri come le proteine? Miller stesso a questo punto si è arreso. È un problema, ha sospirato con dolore. Com'è possibile ottenere polimeri? Non è facile. Come si è visto, anche Miller ha oggi ammesso che il suo esperimento non ha apportato alcun elemento utile alla risoluzione del problema sull'origine della vita. Il fatto che i nostri scienziati evoluzionisti accettino indiscriminatamente questo esperimento rivela soltanto la miseria della teoria da essi sostenuta e la loro disperazione. Nell'edizione del marzo 1998 National Geographic è apparso con un articolo dal titolo The Emergence of Life on Earth, l'apparizione della vita, of Life on Earth, l'apparizione della vita sulla Terra, che tratta questo argomento. Molti scienziati sospettano ora che l'atmosfera primordiale fosse differente da quanto supposto da principio da Miller. Si pensa che consistesse di biossido di carbonio e azoto piuttosto che di idrogeno, metano e ammoniaca. Questa è una brutta notizia per i chimici. Quando tentano di stimolare il biossido di carbonio e l'azoto, essi ottengono una misera quantità di molecole organiche, equivalente alla dissoluzione di una goccia di un colorante nell'acqua di una piscina. Gli scienziati trovano difficile immaginare che la vita sia emersa da una tale zuppa diluita. In breve, né l'esperimento di Miller né alcun altro tentativo evoluzionista possono rispondere alla domanda sull'apparizione della vita sulla Terra. Tutte le ricerche condotte negano la possibilità che la vita sia emersa per caso, confermando così la realtà della creazione. Anche la rivista scientifica Scientific American scredita l'esperimento di Miller. Purtroppo, nonostante sia chiara la falsità dell'esperimento di Miller, molti libri di biologia riportano questo esperimento come prova della possibile origine della vita sulla Terra. E questo ci fa capire una cosa, che gli evoluzionisti sono aggrappati a delle fondamenta molto traballanti, e questo ci fa capire la loro disperazione nell'aggrapparsi anche a cose false, a cose assurde, a cose senza senso, a cose smentite e sbugiardate. Questo esperimento qua di Miller è stato screditato dalle stesse fonti evoluzioniste, dagli stessi scienziati. Eppure, nonostante questo, troviamo nei libri di biologia, nei libri di testo, anche nei libri che si studiano alle università, troviamo l'esperimento di Miller. E questo è un grave problema. Questo ci fa capire quanto gli evoluzionisti sono disperati e, non trovando teorie migliori, si aggrappano a esperimenti di questo tipo che abbiamo visto in questo video. Non poter in alcun modo essere realistico nella natura. In un mondo in cui l'uomo moderno è tempestato dalla tempesta, noi aspiriamo ad essere radicati nella scienza. Ma